E non era affatto previsto che ci fosse questo meteo. Ho deciso di fare un ragionamento insieme a voi per capire quale posto sia il migliore per appostarci stasera. Abbiamo veramente poco tempo per trovare un posto. È ora di tornare a casa. Fa veramente tanto freddo. Rieccoci con la serie Appostamenti al tramonto. Finalmente arriva il primo episodio, subito dopo il video sopralluogo che ho pubblicato la settimana scorsa. Sono molto emozionato e carico. Se avete visto lo scorso video, sapete il perché. Infatti, durante il sopralluogo ho avuto 2 incontri inaspettati, ma devo dire molto piacevoli. Il primo con un branco di cinghiali, numeroso e composto da individui di tutte le età. Dagli striati, cuccioli nati da poco, ai giovani con il manto bruno, fino ai maschi giovani pronti per la dispersione. E ovviamente le femmine che guidano il branco e collaborano nella crescita di piccoli. Il secondo incontro è stato con una volpina che a fine giornata si è palesata mentre percorrevo la strada del ritorno. Purtroppo non ho avuto la prontezza di scattare subito, ma sono riuscito a fotografarla solamente quando ormai si era allontanata tantissimo. Non fa niente, il mio obiettivo è proprio beccarli di nuovo e portare a casa delle foto e delle clip migliori. Ammetto che l'altra volta la qualità dei video non era un granché. Il problema principale è che la situazione era abbastanza inaspettata e quindi non ho avuto la capacità di gestirla al meglio e con freddezza. Un saluto obbligatorio al mio piccolino lo devo fare assolutamente. Come sempre mi accompagna fino alla porta e lì lo ritroverò ad aspettarmi quando torno.
Un altro problema che ha inficiato sulla qualità dei video dell'altra volta è stato l'aver lasciato a casa sia la testa video sia il mio microfono, due strumenti che mi avrebbero permesso di portare all'interno dei video delle clip dei cinghiali nettamente migliori, più stabili e con un audio migliore. Ma questa volta ho preparato tutto in modo curato. Devo dire che stiamo partendo abbastanza male con il primo episodio della serie Appostamenti al tramonto. Infatti, guardando un pochino le previsioni del tempo, oggi non portavano pioggia, non portavano nemmeno nuvoloso e guardando fuori dal balcone di casa mia in direzione appunto del posto dove sono venuto oggi non c'era nessuna nuvola, il cielo era tutto pulito. Poi salendo con la macchina mi sono accorto che il cielo si stava chiudendo e stavano arrivando dei grossi nuvoloni anche abbastanza minacciosi, diciamo dalla direzione del mare. È abbastanza incerta questa serata. Devo dire che ci sono rimasto abbastanza male, avevo anche il dubbio se girarmi e tornare a casa, però siccome mi trovavo a più di metà strada ho pensato comunque di venire e provarci. Ovviamente non è la serata ideale, il sole è completamente coperto, probabilmente farà buio molto prima, non ci sarà la golden hour, non ci sarà la luce bella calda del tramonto. Diciamo quella che sto ricercando portando avanti questa serie. Diciamo è un po' un peccato, però ho deciso comunque di includere questa giornata all'interno del video. Infatti voi vedrete adesso questa serata come procederà e nella seconda parte di questo video ritorneremo sempre qui e cercheremo appunto la golden hour, cercheremo di sfruttare al meglio il tramonto, la luce del tramonto e va bene così, dai. Alla fine ci sta, sono quelle disavventure che possono capitare durante le uscite fotografiche ed è giusto che io includa anche questo nel video, perché poi non si sa mai, magari è partita male questa serata e poi ci sarà la svolta, chissà. Devo provare e adesso non voglio perdermi in chiacchiere anche perché non so quanta luce mi rimane. Le nuvole hanno già coperto completamente il sole, la luce è pochissima e devo sbrigarmi. Per fortuna ho l'impermeabile dietro con me, ho anche la cover per lo zaino, quindi caso mai dovesse piovere comunque riuscirò a ripararmi. Adesso non voglio veramente perdermi in chiacchiere e mi dirigo subito sul posto e magari questo sarà un primo approccio con un appostamento in questa zona, sperando che la prossima volta troveremo la luce più adatta e una situazione che si addice di più a una serie che si chiama Appostamenti al tramonto. Oggi nello zaino ho messo tutto il necessario per questa sera. Per quanto riguarda l'abbigliamento ho optato per dei vestiti mimetici. Un elemento in più insieme al mio poncho con camo 3D e il mio telo. È un aiuto in un eventuale avvicinamento. Lo zaino a pieno carico, devo dire, è abbastanza pesante. Avere a disposizione tutta l'attrezzatura di cui ho bisogno mi fa stare più tranquillo, però allo stesso tempo mi crea delle ansie, perché ho sempre paura di dimenticare qualcosa sul campo e quindi inevitabilmente di perderla. Paura che ho superato in parte grazie all'utilizzo di una checklist sul telefono. Come potete vedere è abbastanza nuvolato, anche se il sole è appena uscito da dietro questo nuvolone. Spero che il vento,
allontani queste nuvole nel giro di un'oretta più o meno, ma non credo. In realtà ci sta qualche spiraglio di cielo azzurro, ma dobbiamo vedere un attimo. Devo dire che non era affatto previsto che ci fosse questo meteo. Infatti è stata un po' un'improvvisata. Ho pensato se fosse il caso di includere questa parte anche nel video, però io credo che anche questa parte qui sia importante. Non basta una sola uscita molto spesso per avere le condizioni migliori. Questo può essere un appostamento di prova fatto con un tempo non proprio ideale, però mi aiuterà comunque ad arrivare magari più preparato quando le condizioni meteo saranno decisamente più adatte a quello che devo fare io. Comunque, se vi state chiedendo cosa sto portando all'interno di questa busta, praticamente lo sgabello e la rete mimetica, oltre al poncio che ho sempre con me, diciamo, molto spesso. Lo porto all'interno di questa busta perché comunque il posto dove mi devo appostare è abbastanza vicino alla macchina, quindi posso tranquillamente portare tutto all'interno di una busta. Mi è più comodo rispetto ad avere tutto agganciato allo zaino. Diciamo che quando è successo è diventato tutto abbastanza scomodo. Probabilmente dovrò prendere uno zaino un pochino più grande. Diverse alternative per stasera, però ho paura di farmi prendere dalla solita indecisione, quella che poi molto spesso mi porta a chiudere le giornate andandomene a casa senza concludere nulla. Ho deciso di fare un ragionamento insieme a voi per capire quale posto sia il migliore per appostarci stasera. L'ora ormai sta quasi per arrivare, quindi abbiamo veramente poco tempo per trovare un posto, perché devo assolutamente essere pronto prima dell'imbrunire. Se vi ricordate, nei sopralluoghi vi ho fatto vedere 2 posti in cui mi voglio appostare in questa zona. Uno si trova nell'altra piana, tra appunto la faggeta e la piana, dove appunto finisce questa serie di piane e inizia la faggeta. L'altro posto è proprio questo, che è una piana più ampia, sempre circondata da faggete. La situazione meteo sta cambiando velocemente, quindi non vorrei rischiare appostandomi più lontano. Infatti mi era quasi venuto il dubbio se stasera provare nell'altra piana, perché era quella più promettente, quella che mi piace di più, perché è più distante dalla strada e perché appunto la piana entra
in diretto contatto con la faggeta e io volevo appostarmi proprio tra la faggeta e la piana, così da essere pronto sia se gli animali si fanno vedere all'interno della faggeta, sia se gli animali escono appunto nella piana. Devo dire che non mi va di rischiarmela e arrivare fino a lì, anche perché oggi l'episodio doveva essere girato in questa piana. Lì ho in mente di girare il secondo episodio della serie. Il primo deve essere ambientato qui, così era stato programmato e così voglio fare. Però siccome io qui ci tornerò sicuramente, cercando appunto la luce del tramonto, la golden hour e condizioni meteo decisamente migliori, non so se vale la pena appostarmi nel punto che avevo individuato durante il sopralluogo. Infatti sto pensando di appostarmi dentro una di queste capannine, di queste tettoie fatte con delle travi di legno e delle assi di legno come tetto, in modo che anche se venisse a piovere io ho tutto il tempo di sistemare l'attrezzatura dentro lo zaino senza rischiare di bagnarla. Devo dire che questa situazione qua è abbastanza promettente, se no il punto dove avevo pensato di appostarmi è più o meno in fondo, lì, in modo da essere più coperto ed avere eventualmente gli animali decisamente più vicini. Infatti il problema di questa capannella è che si trova dall'altra parte della piana, quindi io gli animali li avrei decisamente molto più distanti rispetto a dove me li ritroverei ipoteticamente se mi appostassi nel punto che avevo individuato durante il sopralluogo. Quindi diciamo che quel punto lì era promettente proprio perché si trova abbastanza vicino, ma non troppo, al passaggio dei cinghiali ma anche della volpe. Quindi qui mi trovo decisamente più lontano, però siccome appunto si tratta di un imprevisto, devo anche adattarmi, ecco. Tanto sicuramente nella seconda parte di questo video andrò ad appostarmi nel punto che avevo individuato durante il sopralluogo. Questo magari può essere un punto interessante per osservare gli animali da una distanza maggiore e magari capire anche come si muovono. Sto seriamente pensando di appostarmi qui, anche perché ho la schiena coperta, ho un tetto che mi può coprire eventualmente dovesse piovere. Sono anche più coperto dal vento, infatti stasera purtroppo tira anche vento. Ci mancava questa. La direzione del vento è più o meno dalla piana verso di me, quindi non dovrei avere problemi, però il problema del vento è che copre i rumori. Quindi se dovessero arrivare gli animali abbastanza vicini, rischio di vederli magari in ritardo e per questo fare dei rumori che magari possono impaurire gli animali e farli scappare. Quindi la scelta migliore è tenermi oggi più distante in un luogo coperto che può comunque ripararmi dalla pioggia, eventualmente dovesse piovere, e studiare il territorio da una distanza maggiore. Adesso mi trovo proprio davanti al capanno e comunque ci sono delle tracce lasciate dai cinghiali. Qui possiamo vedere dove hanno scavato per cercare cibo, principalmente vermi, lombrichi, tuberi e magari anche larve di insetto. Quindi diciamo che dovrebbero potenzialmente arrivare anche vicino a questo capanno. Comunque sto già perdendo abbastanza tempo. Questo è il problema quando mi trovo ad affrontare una situazione che non avevo programmato. Purtroppo fa parte di me, è uno dei miei difetti. Non riesco a gestire bene le situazioni quando escono fuori dai miei programmi. Quindi questa sera per me è un esercizio che voglio fare insieme a voi, ovvero cercare di ottimizzare il tempo a mia disposizione nonostante appunto i miei piani sono stati sconvolti. È un esercizio importante per me perché non sono assolutamente abituato ed è una cosa che mi mette anche abbastanza a disagio, perché mi piace avere sempre tutto sotto controllo. Mai sbagliato, come nella fotografia, così nella vita. Quindi adesso devo cercare di adattarmi. Vediamo cosa riuscirò a fare. Alla fine il meteo è stato clemente.
Anche se appena accennati, i colori caldi del tramonto colorano timidamente l'ambiente. Anche se le condizioni del meteo sono migliori, purtroppo nessun segno di presenza di qualche animale. Anche il silenzio che mi avvolge, senza nessun richiamo in lontananza o dei rumori che provengono dal bosco, mi fa capire che, molto probabilmente, tornerò a casa senza foto o video. Quando la situazione è così statica, il tempo passa davvero lentamente. Come se, una volta seduto sul mio sgabello, con il telo mimetico tirato su, si dilatasse. Per quanto la maggior parte delle volte trovo piacevole rimanere lì fermo ad osservare quello che mi circonda, come uno spettatore privilegiato, grazie ai sistemi di mimetismo, che mi danno la possibilità di assistere, per quanto possibile, al normale comportamento della fauna selvatica, è anche vero che a volte la noia, la stanchezza e l'angoscia di rimanere solo con i propri pensieri prendono il sopravvento. A quel punto rimanere lì, inchiodato a quello sgabello, diventa davvero difficile. Meno male che questo piccolo amico è venuto a farmi compagnia. Ci voleva proprio un soggetto su cui focalizzarmi, così da distrarmi da quella sensazione che a volte mi viene quando rimango ore appostato da solo, senza fare nessun avvistamento e senza neanche un flebile rumore del bosco a consolarmi. Ovvero quella sensazione di essere rimasto l'ultimo essere umano sulla Terra. Una sensazione che impregna tutto con un'atmosfera siderale. Nel frattempo, mentre straparlo divagando, il nostro piccolo amico scorrazza nella piana che si apre davanti a me. Credo stia catturando qualche piccolo insetto. Dopo il tramonto decido di trattenermi un altro po', almeno fino a quando quel poco di luce rimasta mi permetterà di poter osservare con il mio binocolo. Per quanto riguarda le foto e i video, la luce è davvero poca. A questo punto mi conviene spegnere la mia R6 per evitare che la batteria si scarichi completamente.
riflettendo un altro po'. Magari chiuderò la giornata con una bella osservazione. Con l'arrivo della notte e di conseguenza il buio è arrivato il momento di andare via. Dato la scarsa visibilità, meglio ricontrollare più volte a terra così da non dimenticare nulla. Grazie alla presenza della luna piena, una flebile luce schiarisce la piana, permettendomi di scrutare quest'ultima. Sia mentre mi accingo a sistemare l'attrezzatura all'interno dello zaino, sia mentre percorro la strada per tornare alla macchina. Ok, sono le 9 di sera ormai e è ora di tornare a casa.
Fa veramente tanto freddo. Tra l'altro, per non fare rumore non ho messo prima il pile e quindi l'ho messo solamente adesso, ma è già un'ora che la temperatura si è abbassata veramente tanto. Adesso sto tornando alla macchina e purtroppo non è andata come speravo, però ci sta. Questa è la fotografia naturalistica, questo è voler riprendere gli animali, questo è stare a contatto con la natura, provarci 20, 30, 40, 50 volte per poi riuscirci forse una volta. Spero comunque che questa parte del video vi sia piaciuta e che comunque non l'abbiate trovata noiosa, nonostante non ci siano riprese di animali. Ok, sono tornato alla macchina, ho acceso la luce perché non si vede ovviamente nulla. Sono le 8 e anzi le 9:20, quindi ho fatto davvero tardi oggi. Mi sono trattenuto in realtà ben più del semplice orario appunto per fare foto e video. Infatti mi sono trattenuto anche dopo, quando la luce è calata completamente e non potevo più né scattare né fare video. Diciamo che l'ho fatto più che altro per vedere se riuscivo a sentire magari degli animali e magari cercare di individuare il punto esatto. Devo dire che è stato emozionante, era tanto tempo che non rimanevo di notte in montagna ed è sempre un'emozione incredibile. Si sentono un sacco di richiami, un sacco di rumori bellissimi. Io sinceramente mi trovo davvero tanto in montagna di notte. Devo dire che è anche molto rilassante. Tra l'altro, tornando in faggeta ho sentito camminare, quindi credo che i cinghiali fossero lì. Sono scappati, purtroppo dovevo passare, in realtà me ne sono accorto alla fine che stavano lì. Vabbè, non si sono fatti vedere purtroppo. La serata è andata così, non sono riuscito a trovare nulla. Alla fine il tempo è anche migliorato, però ho sbagliato probabilmente anche il posto dove mi sono appostato. Non mi sono appostato benissimo e è andata così purtroppo. Però ci sta, uno prova, riprova, si impegna, magari fino al punto di quasi voler abbandonare, quasi voler arrendersi, ma non bisogna arrendersi semplicemente perché alla fine la natura ripaga dopo tanto impegno, dopo tanta costanza soprattutto, che forse è la cosa più importante, la costanza, insistere fino a quando il risultato non arriva, perché senza sacrifici il risultato non arriva. È semplice. Tornato a casa, devo dire abbastanza infreddolito, non c'è niente di meglio di una bella tisana calda. Una sorta di rituale. Infatti, durante la preparazione mi prendo un po' di tempo, in silenzio, per ripensare alla giornata appena trascorsa. Buona, una coccola sia per il corpo che per il morale. Come ultima cosa, prima di andare a dormire, lascio asciugare un po' l'attrezzatura, dato che, una volta calato il sole, la forte umidità nell'aria l'ha bagnata. Nel frattempo, do una controllata al materiale che ho portato a casa, foto e video, principalmente ambientali, ma in mezzo, non ci dimentichiamo, si trovano anche le clip del piccolo amico che ci è venuto a trovare questa sera mentre ero appostato.
giorno dopo rieccoci qui, per una nuova giornata dedicata a un appostamento per la serie Appostamenti al tramonto. L'obiettivo di oggi è appostarmi nel punto in cui non sono riuscito ad appostarmi ieri, o almeno era quello l'obiettivo. Il meteo di oggi ha deciso di darmi proprio del filo da torcere. E se è vero che ieri minacciava di piovere, oggi ha deciso di concretizzare la mia paura di ieri. Nonostante tutto, anche oggi arriva una piccola soddisfazione a consolarmi. Una piccola volpina che sbuca in lontananza, con un topolino in bocca. O almeno, credo si tratta di un topolino. E poi c'è lui. Questo splendido nibbio reale che mi è passato sopra un paio di volte. È già arrivato il momento di smontare tutto, rimettere a posto in fretta e furia e andare via. Non ci sono segni di miglioramento, anzi, la pioggia non accenna a placarsi. Dato l'alta probabilità di non avvistare nessun animale e visto il pericolo di danneggiare l'attrezzatura bagnandola sotto la pioggia costante, una volta fatto un bilancio ho capito che visto le condizioni non proprio ideali e i rischi dovuti proprio a quest'ultime non vale la pena rimanere. Piuttosto meglio tornare a casa e riorganizzarsi. Incomincio a pensare che era destino che questa serie fosse appunto una serie però di buchi nell'acqua, dovuti principalmente agli agenti atmosferici avversi che da giorni non mi stanno dando nemmeno un attimo di tranquillità. E dopo un mancato temporale, il freddo inaspettato, la pioggia presa in pieno. Come farsi mancare il vento, d'altronde? Un vento talmente forte da piegare le chiome degli alberi. A stento riesco a tenere gli occhi aperti, che subito si riempono di polvere e altri piccoli detriti portati dal vento. Il vento è talmente forte da rendere difficili anche le operazioni di preparazione dell'appostamento. Tanto che ho rischiato di far volar via il cavalletto con la macchina fotografica e il teleobiettivo piazzati sopra. Si stava addirittura per ribaltare. Un'ottima consolazione è essere riuscito a scattare una sequenza di foto a un gheppio posato su un albero che si trova sul sentiero che porta allo spot per l'appostamento di questa sera.
anche oggi preferisco tornare a casa in anticipo. Forse devo cambiare piani. Ok, allora, io mi trovo qui nel bosco, siamo in pieno inverno, mi trovo qui per registrare delle clip ambientali che mi servono per un video. Infatti sono qui con, diciamo, l'attrezzatura per le riprese macro, però questo lo vedremo in un altro video. Adesso quello di cui mi interessa parlare è la parte finale del video che state guardando. Infatti, in questa parte del video vedrete delle riprese effettuate in un altro posto. Infatti, dopo qualche giorno, dopo vari tentativi in cui non ho nemmeno registrato delle clip da portare nel video, appunto, tentativi andati male, tentativi andati, devo dire, molto male, appostamenti che si sono susseguiti per 2 settimane, dopo appunto essermi concentrato in quella zona, ho deciso di spostarmi nell'altra piana, nella piana in cui vi ho parlato anche nel video sopralluogo. Questo posto mi sembrava più predisposto al passaggio di animali perché è più isolato, quindi ho deciso di appostarmi lì e tentare un appostamento. Durante questo appostamento non ho registrato clip per mostrarvi il backstage perché volevo concentrarmi sul da farsi, però comunque ho registrato delle clip ambientali per farvi vedere un po' la situazione che avevo intorno. Anche a livello di luce, e devo dire che era una situazione parecchio favorevole. Però non voglio spoilerarvi quello che succederà più avanti, perché vedrete un incontro molto sorprendente. Diciamo che non ho portato il risultato che volevo a casa, principalmente perché non ero pronto a quello che stava per succedere e all'incontro che stavo per avere. Non era nemmeno programmato, non sapevo che in quella zona questo determinato animale vivesse e non sapevo che in quel posto, ecco, passasse. Quindi non avevo trovato tracce, non avevo trovato fatte. È stata davvero una sorpresa. Ci tengo appunto a lasciarvi al video appunto che ho registrato, al momento in cui mi sono imbattuto in questa specie che dalle mie parti non è facile da vedere, soprattutto a queste altitudini. Quindi ci tengo a lasciarvi alle clip e poi più avanti vi racconterò cosa è successo nel dettaglio. Io nel frattempo ho lo zaino e la macchina fotografica pronti e adesso è arrivato il momento di risalire il torrente. Vedrete questo in un altro video e non vedo l'ora di farvi vedere questa esperienza e farvi vedere nel dettaglio questi posti stupendi. Adesso vi lascio alla fine di questo video. Comunque spero che fino ad adesso vi abbia intrattenuto e magari vi abbia anche emozionato a tratti. Vi lascio il video, alla prossima.
Ecco quello che cercavo. Questa serie, oltre a essere una ricerca degli animali che con il tramonto e l'imminente arrivo della notte iniziano a muoversi, è la ricerca della luce calda e suggestiva che caratterizza questa fase della giornata. La Golden Hour. E per quanto riguarda la seconda, questa sera ci siamo in pieno. Anche se gli occhi e il cuore si sono riempiti con lo splendido paesaggio, sto prendendo consapevolezza che questa, molto probabilmente, sarà l'ennesima serata con 0 avvistamenti. Ormai la luce calda della Golden Hour si è affievolita, fino a sparire, facendo spazio all'imminente crepuscolo. Ma aspettare altri 10 minuti mi sembra la scelta migliore. Ecco, poco prima di sistemare l'attrezzatura, sento un rumore provenire dalla faggeta dietro di me. Questa, devo dire, è stata davvero una grande sorpresa.
Ok, siamo arrivati alla fine di questo video ed è arrivato il momento di parlarvi un po' di quello che è successo. È stato un incontro davvero emozionante quello con questa lepre. In realtà si trattava di una coppia. La lepre che avete visto, che avete intravisto più che altro nel video, è una delle due che si sono palesate quella sera. La seconda non sono riuscito né a fotografarla né a riprenderla perché è arrivata dietro le mie spalle, quindi si trovava in una posizione abbastanza scomoda da raggiungere e non potevo muovermi perché altrimenti avrei fatto troppo rumore e la lepre sicuramente sarebbe scappata. Quindi si trattava di una coppia ed è stato davvero emozionante per me poterle osservare. Almeno ho portato a casa un risultato davvero scadente, però che testimonia questo mio incontro, e devo dire che per il momento mi basta così. L'incontro è stato emozionante e totalmente inaspettato. Infatti in quella zona ho trovato tracce di cinghiale, fatte di cinghiale, la stessa cosa per le volpi. Ho trovato tracce e anche una fatta che possono far ben sperare per la presenza del lupo, ma non avevo trovato né impronte né fatte di lepre, quindi non sapevo che bazzicava quella zona, non sapevo soprattutto si trattava di una coppia, che è stata un po' la sorpresa di quella sera. Ed è stata una sorpresa di quelle che ti fanno venire la voglia di sacrificarti, di andare tutte le sere a fare un appostamento con il freddo, con il caldo, a fare fatica, a volte anche a passare intere settimane senza vedere nulla, come tra l'altro è stato per me durante questo primo episodio. Infatti durante la settimana, le più settimane dedicate agli appostamenti per questo video, non ho visto quasi nulla, a parte quella volpe che si è fatta vedere abbastanza lontana. Devo dire che comunque lì è stata una soddisfazione, perché vedere una volpe con questo topolino in bocca è stato emozionante, anche se purtroppo non sono riuscito, ecco, a magari fare un video durante la scena di caccia, ma è stato tutto abbastanza rapido e anche lì non sono stato pronto, non ho avuto quella freddezza che mi avrebbe potuto permettere di riuscire a individuare prima quella scena e documentarla. Quindi lì è stato un altro errore. Poi ci sono stati altri scatti, altre foto che sono riuscito a fare, ma diciamo che gli obiettivi che mi ero dato non sono riuscito a concluderli, non sono riuscito a, se vogliamo, spuntare quella crocetta sulla lista degli obiettivi che mi ero dato per questo video, il che non è per forza un qualcosa di negativo, anzi sono molto fiero del video che ho portato, sono molto fiero di aver raccontato in modo molto sincero, in modo molto vero, quella che è una mia settimana tipica, una settimana dedicata agli appostamenti, in realtà più settimane che si sono susseguite. Ho raccontato anche magari, ecco, dei retroscena che hanno a che fare più che altro con il mio rapporto con quello che faccio, con la mia sfiducia a volte, con le mie insicurezze, con a volte la voglia di mollare, la voglia di mettere da parte un po' i sacrifici che facciamo, anche voi sicuramente fate, per raggiungere i vostri obiettivi. A volte il lavoro su noi stessi, sulla nostra determinazione, sul nostro carattere è importantissimo per quello che facciamo. Importante, io direi, quanto la tecnica, quanto l'attrezzatura. È importante perché altrimenti se si decide di fare questo in un ambito e in un ambiente totalmente selvatico diventa davvero difficile, perché i buchi nell'acqua e le insoddisfazioni sono all'ordine del giorno, sono costanti, proprio perché si ha a che fare con animali selvatici, con animali che non arrivano a comando, animali che decidono loro quando farsi vedere, e sta alla nostra bravura nel mimetizzarci, la nostra bravura nel monitorare il territorio, sta a quello il portare poi un eventuale risultato a casa, che non è mai scontato, anzi è sempre un regalo. Diciamo che questa lepre è stata un po' il regalo del bosco, mi piace pensarla così. È stata un'esperienza che mi ha dato ancora più voglia di dare sempre di più, perché alla fine le soddisfazioni stanno dietro l'angolo, le emozioni soprattutto, perché per me questo incontro è stato innanzitutto un'emozione fortissima, un qualcosa che mi ha letteralmente spiazzato, e non vi nascondo che tornato a casa la sera ho continuato a ripensare a questo incontro, alle emozioni, a tutto quello
quello che è stato, anche ai miei errori, a come potevo appostarmi in modo diverso, gli errori che ho fatto poi quando mi sono mosso, lei mi ha sentito ed è scappata via. Quindi diciamo che è stato molto istruttivo da tanti punti di vista questo incontro, proprio perché ho capito da lì alcuni errori che faccio sia in fase di appostamento, sia una volta avvistato l'animale quando mi muovo per spostare il cavalletto magari, o l'obiettivo per fare un video. Quindi magari una lezione che ho preso e che voglio condividere con voi è quella che vale la pena aspettare, vale la pena che l'animale si piazza davanti a noi in maniera più favorevole, perché il mio sbaglio è stato quello di muovermi per cercare di inquadrare l'animale, ma fondamentalmente mi ha sentito e non sono riuscito a portare un risultato buono a casa, proprio per questa mia smania di trovare quell'inquadratura, inquadrare innanzitutto l'animale. Magari se avessi aspettato sarebbe stata la lepre a venire piano piano davanti a me e a piazzarsi a favore di camera, e magari se ne sarebbe scappata ugualmente, ma a questo punto però era meglio se aspettavo e magari non avrei avuto quel rimorso di aver fatto un errore, magari anche banale, anche da principianti se vogliamo. Quindi è stata un po' un insieme di emozioni, di insegnamenti, di tante cose questo incontro, e sono quegli incontri che ti fanno crescere e che ti fanno dare sempre di più, ti fanno capire i tuoi errori e magari la prossima volta mi troverò più preparato e saprò come comportarmi. Prima di salutarci voglio parlare del fatto che questo posto non verrà accantonato, ma farà parte della serie Appostamenti al tramonto, quindi girerò probabilmente il secondo episodio proprio in quella piana. Il mio obiettivo è quello di portare a casa delle belle riprese di questa coppia di lepri, magari che razzola nella piana o che fa delle attività, diciamo, che caratterizzano questa specie. Ho anche parlato con delle persone che lavorano in quella zona, che hanno un maneggio. In realtà loro portano i cavalli su nel periodo primaverile estivo e poi, diciamo, prima dell'autunno li portano di nuovo giù, dato che comunque è una zona dove nevica, dove fa molto freddo, quindi più che altro per una questione logistica portano via i cavalli. Però loro comunque stanno lì in maniera costante tutto quanto il periodo primaverile estivo e mi hanno detto che non è così difficile vederle, ma anzi diciamo che non è nemmeno così facile, non è che stanno lì tutte le sere, ma ogni tanto si fanno vedere che razzolano in quella zona, quindi mi piacerebbe, ecco, riuscire a beccarle, e quindi non vedo l'ora di registrare il secondo episodio di questa serie che si ambienterà in questa piana, con la speranza di beccare loro e, perché no, magari riuscire a beccare di nuovo i cinghiali e la volpe dopo quello che è successo nel sopralluogo. Sarebbe bello. Ho deciso di uscire fuori dal balcone di casa perché diciamo che i miei video sono quasi totalmente fuori, all'esterno, in mezzo alla natura, quindi mi sembrava giusto chiudere il video fuori e non dentro casa. Quindi, detto questo, io non ho nient'altro da aggiungere se non darvi l'appuntamento con i prossimi video. Non credo che il prossimo sarà il secondo episodio della serie Appostamenti al tramonto, perché comunque voglio variare e non essere troppo monotematico, quindi magari il prossimo video sarà ambientato in qualche altro posto, magari vediamo di fare qualcosa di diverso, e poi più in là ritornerò con la serie Appostamenti al tramonto e con qualche altro progetto. Ho già delle cose che voglio fare, però ecco, voglio comunque variare e portare video sempre diversi, con argomenti sempre diversi, ma sempre video dedicati alla natura, dedicati agli animali e tutto quello che fondamentalmente è la mia vita e quello che faccio ogni giorno. Quindi se il video ti è piaciuto ti invito a mettere like, a lasciare un commento magari raccontando qualche tua esperienza in mezzo alla natura, qualcosa che appunto è magari inerente all'argomento trattato in questo video, qualche incontro che particolarmente ti ha segnato, che ha segnato il tuo percorso come fotografo e come wildlife filmmaker. Se non l'hai fatto ti invito a iscriverti al mio canale YouTube, per me è un aiuto fondamentale, importantissimo per portare avanti il mio progetto e tutto quello che è il mio lavoro qui su YouTube. Quindi se ti fa piacere, se i miei contenuti ti piacciono e ti possono interessare, ti invito a iscriverti e ti invito anche a spuntare la campanella, così da rimanere sempre aggiornato con i nuovi video e anche con i nuovi episodi della serie Appostamenti al tramonto, perché magari ti sei appassionato a questa serie, magari hai visto il backstage, hai visto il sopralluogo, magari hai visto questo primo episodio e ti è piaciuto tanto,
tanto, e se non l'hai visto ti invito a guardare il video sopralluogo dedicato proprio al posto dove poi sono andato a girare il primo episodio della serie Appostamenti al tramonto, perché durante quel sopralluogo ho avuto davvero degli incontri molto molto interessanti e delle situazioni che mi hanno davvero reso felice. Io mi sono rimesso a lavoro con il computer, sto montando i prossimi video che arriveranno. Vi lascio con un saluto e ci rivediamo presto con un nuovo video, sempre con tanta voglia di raccontare storie di natura.